Ciao ragazzi, oggi andremo a vedere per la serie Fake vs Real un confronto Panerai. Noi abbiamo trattato in passato Rolex, abbiamo trattato Tudor abbondantemente, 45 minuti di video, dove ci siamo fatti un'idea del livello di fedeltà che il mercato parallelo delle contraffazioni ha raggiunto. Non abbiamo ancora visto quello che è Panerai, quindi vedremo oggi un esempio per quali dettagli osservare quando magari vogliamo acquistare un Panerai e fatemi dire siete al mercato dei tali dove non ci sono particolari garanzie su questo prodotto. Quindi andremo ad osservare da vicino bene questi due orologi per qualche minuto assieme, dopodiché potremo trarre le nostre conclusioni, fare soprattutto i vostri commenti per quello che è il livello che si è raggiunto con un orologio del genere. L'OP6848 è un Panerai Radiomir che sarà confrontato con... Scusate ragazzi l'interruzione, volevo solo ricordarvi di iscrivervi a WatchFan attivando la campanella delle notifiche e anche su Instagram, la mia pagina WatchFan80 dove troverete gli retroscena di alcuni video e gli orologi che posto quotidianamente e anche il mio gruppo Facebook dove raccontare anche un po' di vostre storie e niente, buona visione, ciao, scusa Con un Panerai Luminor che però equipaggia lo stesso calibro, il calibro P9000 che è un calibro solo tempo utilizzato per la maggior parte dei Panerai solo tempo, poi declinato in altre varianti, il 9021 per il GMT, Power Reserve e altri orologi che magari poi in futuro vedremo assieme. Ma non perdiamo tempo e dirigiamoci adesso sul banco di prova dove vi mostrerò questi due orologi. Ecco gli orologi in esame. Sono due Panerai moderni. Abbiamo il Radiomir Black Seal e il Luminor Marina che abbiamo già visto anche sul nostro canale. Guardate la particolarità di questi orologi. Uno di questi due è ovviamente falso. Avete già visto la recensione di questo Panerai e quindi sicuramente è quello falso a sinistra. Guardate il livello di dettaglio di un quadrante che è preso paro paro dall'originale. Guardate, ecco, ve li mostro a fianco. Anche la secondina dei secondi, scusatemi, guardate la profondità che abbiamo sugli indici, il font L Swiss Made L. Qui abbiamo un Radiomir, quindi le anse sono a filo installate come nell'originale, con delle viti. E tra l'altro abbiamo già visto anche un Panerai, andiamo a vederlo meglio. Eccolo, questo è il calibro 9000. Adesso in fermo macchina, guardate questa massa oscillante come ruota e anche qui abbiamo un 9000, P9000. Si direbbe che, ecco, ruotano più o meno nella stessa maniera, però lo scappamento che vediamo in superficie è finto posticcio perché lo scappamento, come potete vedere, risiede proprio dall'altra parte, quindi anche se volessimo andare ad invertirlo non sarebbe possibile. Quindi si tratta di un altro movimento che, ecco, lo stiamo vedendo in profondità, che va ad equipaggiare una massa oscillante molto, molto simile, imperniata sui tre organi di collegamento con una platina unica, ma questa platina è una sorta di mock-up perché, se andiamo a vederla bene, ecco, ve la vado a dettagliare un po' meglio, vediamo se ce la faccio. Ecco, questo scappamento è finto. Adesso io azionerò ecco, il nostro bilanciere, vedete? Questo scappamento non sta girando perché lo scappamento è sotto, quindi questo è un mock-up che replica con dei finti rubini, vedete anche qui, quello che è il vero P9000, cioè questo. Adesso noi andremo ad inserire la nostra camma sul ponte di guardia e guardate la differenza fra i due. La marcia migliore, però classico su Panerai, abbiamo un volantino del bilanciere che è molto più piccolo rispetto ad altri orologi.
sembrerebbe quasi quello, può ricordare a livello dimensionale un po' quello dei Seiko, giusto per, mi viene in mente questo primo pensiero. E il fondello è a vite su entrambi, ovviamente. Qui è zaffiro, questo non è zaffiro perché si vedono anche alcuni scratch che vi mostro, ed eccoli qua che li potete vederli un po' meglio. Per il resto invece guardate anche la fedeltà delle finiture, cioè, ma anche il bracciale deployante, è incredibile. Anche brandizzato, quindi guardate dove può arrivare anche il livello di contraffazione. In questo caso ci stiamo concentrando sul calibro perché il calibro è uguale, ma se andiamo a notare magari il tipo di tecnica utilizzata per il quadrante, anche sul quadrante potrete vedere che abbiamo una tecnica molto similare, se non identica, sia dell'applicazione del Luminova che del design, che ovviamente va un po' a replicare il Radiomir Black Seal. Ovviamente poi lascerò a voi anche i commenti, perché è giusto che commentiate chi possiede questo orologio, in modo da aiutare anche me, perché io delle volte può capitare di avere l'occasione di parlare di queste cose per essere anche un po' utili. Andiamo a vedere un po' le misure. Sul Black Seal, su questo Black Seal, lo spessore è di 17.2, mentre la corona, andiamo a misurarla, è 7 mm. Le anse a filo sono 28. Sulla lunetta invece abbiamo 41 per una larghezza di 45. Queste misure aiutano anche a capire perché alcune volte gli orologi non sono, si possono tra virgolette sgamare, come dire, proprio già solo dalle dimensioni, mentre qui l'avevamo già misurato altre volte, 17.9, questo l'abbiamo visto anche in recensione, dove alla lunetta abbiamo, eccolo qua, un 43, tanto è circolare, andiamo a misurarla nel punto, ecco, 43. E quindi adesso ci facciamo un veloce dettaglio sui quadranti, giusto per vedere ancora ulteriormente questo livello di contraffazione, di replica. Ed eccoci sul quadrante. Siamo sul Luminor? No, siamo sulla replica. Guardate il livello di dettaglio del font su questo Radiomir, come replica l'originale, sia come inchiostro sia come applicazione, mentre questa è la sfera dei minuti. Per adattare sfere particolari di alcuni orologi come questo, delle volte vengono fatti delle sorte di modifiche. In questo caso stiamo vedendo, guardate bene la parte centrale, provo ad indicarla, la parte circolare, quella dove viene rivettata proprio il corpo sfere, delle volte può apparire antiestetico, però questo è un metodo per creare spessore all'interno del foro della sfera, necessario per andare a calzare sulla sfera dei minuti. Cose che vengono fatte ovviamente antiestetiche, sicuramente poi anche intercettabili tra virgolette, però che ad occhio nudo magari non si notano. Siamo su quella delle ore e questa è la sfera, tra virgolette, la secondi continui ad ore 9. Guardate la profondità dell'indice proprio. E questo invece è la dimostrazione che è un orologio che gira a 28.800 alternanze ore. Andiamo a vedere il numero 6 famoso di Panerai, lo Swiss Made, che indica l'applicazione di un Luminova che è stato applicato proprio su questo orologio, e ci fermiamo adesso, ecco, alle scritte Radiomir Black Seal. Adesso andremo a vedere l'originale, però considerate che sull'originale sì, parliamo di un Luminor, ma le tecniche di lavorazione sono le medesime, quindi andremo a vederlo. Siamo sull'originale, subito da notare, ecco, l'inchiostro meno marcato rispetto al contraffatto, eccolo qua, e la superficie che è un po' più goffrata, un po' più rugosa di questo quadrante chocolate. Andiamo sulla secondina. Ci posizioniamo più o meno, ecco, in un punto un po' comodo da vedere, e anche qui notiamo anche la profondità del campo del sandwich dove è applicato il Luminova. Questa invece è la parte
del centraggio. Infatti il centraggio è pulito, il calettamento delle sfere sulla sfera a minuti. Qui abbiamo il nostro, ecco, qui sul numero 1 c'è un piccolo pelucco che può capitare su questi orologi, e andiamo a vedere Luminor Marina, ecco il grado di finitura che è applicato su questo. E qui ci fermiamo sempre al numero 12, giusto perché l'abbiamo visto anche con il Radiomir contraffatto, e chiudiamo con il numero 6 ed eccolo qua. Beh ragazzi, avete visto un confronto dove è evidente il livello di qualità apparente, superficiale, raggiunto su queste repliche, su questi orologi contraffatti, ma è già abbastanza per trarre in inganno qualcuno che magari potrebbe acquistare questo orologio pensando che sia vero, perché vedete, io scommetto anche, ci metto la mano sul fuoco e non si scalda neanche, che forse già un possessore di un Panerai, fatemi immaginare anche un contesto abbastanza fantasioso, in un mercato tal dei tali, possa acquistare un Panerai così senza sapere che invece questo sia falso, contraffatto, replica, chiamiamolo come volete, ma sempre falso è. Quindi c'è da fare molta attenzione. Questi video servono così a smascherare qualche dettaglio dove andare subito a guardare. Poi ovviamente non siamo andati in profondità, ma se fossimo andati in profondità e l'avessimo anche smontato, avremmo visto che i bariletti c'era un solo bariletto sul falso, perché l'originale ne monta due bariletti, 28.800 alternanze ore e la frequenza. Questo è un elogio per Panerai, perché ci sono case orologere che ne montano 2 di bariletti ma abbassano anche la frequenza. Ve l'ho già detto altre volte, come Omega. È una cosa che a me sinceramente non è che piace tanto, se posso esprimere la mia opinione, anzi la esprimo, a me non piace per nulla, però voglio dire, sono gusti. Altre cose da dire, oltre alla fedeltà, spero di aver illustrato qualche particolare curioso, utile soprattutto, e noi ci vediamo al prossimo video. Tra virgolette, questo orologio io adesso non ve l'ho mostrato, ma batteva su 280 gradi di amplitudine. Considerate che essendo un orologio che non ha complicazioni aggiunte se non quello della data, è un valore buono, io lo devo dire, perché alla fine bisogna anche guardare dal punto di vista tecnico quello che è il responso di performance di un orologio così. Questo solo per informarvi, ma una cosa c'è da dire: quando gli orologi sono nuovi forse vanno tutti bene, forse, ma è alla lunga che si vede poi l'orologio, quando raggiunge un livello di fatica per cui alcuni componenti possono cedere prima degli orologi e delle componentistiche che sostengono qualifiche, materiali, materie prime, eccetera, che quindi poi vengono fresate e assemblate secondo scusate, certi criteri descritti dai cicli di lavoro delle aziende. Quindi questo è quanto volevo dirvi. Sicuramente non vi ho detto tutto su questo tema, ma in futuro ne vedremo altri in maniera anche più specifica. Se volete me lo dite nei commenti e noi ci rivediamo presto. Ricordatevi di iscrivervi a Watch Fun attivando la campanella sempre sotto delle notifiche. E niente, ciao a tutti!